Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce ad argomentare pur esprimendo una semplice opinione. Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale in questo nuovo video, ultimo video di un Napoli garziano che non si è mai visto. Andiamo ad analizzare Napoli-Empoli, faremo le pagelle per i calciatori del Napoli, intaccate però inevitabilmente da una guida tecnica inesistente per tutto il periodo che c'è stato Garcia a Napoli, e vi dirò la mia su alcune situazioni. C'è una notizia su tutte che riguarda il ritiro di Di Maro che volevo un attimo condividere con voi e leggervi, perché poi tutti i nodi vengono al pettine, senza sparare però sempre su Garcia. Oramai la mia idea la conoscete, è palese a tutti ciò che ha fatto quest'uomo a Napoli, o meglio ciò che non ha fatto quest'uomo a Napoli. In primis, non ha mai avuto una predisposizione nel voler essere amato, perché Napoli ama incondizionatamente chiunque, però c'è bisogno di un minimo, diciamo, di predisposizione dall'altra parte. Non c'è mai stato. Meglio così. Addio Garcia, perché l'arrivederci anche no. Andiamo e vi leggo la notizia che volevo un attimo condividere con voi, che si rifà ai giorni del ritiro di Di Maro. Le perplessità su Rudy Garcia e i metodi di lavoro del suo staff c'erano già nei primi giorni dell'esperienza in azzurro del tecnico francese. Dopo 6 giorni di ritiro a Di Maro, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, un dirigente del Napoli appunto l'aveva fatto presente ad Aurelio De Laurentiis, un membro della società, qualcuno che aveva vissuto gli anni con Sinatti. Dopo appena 6 giorni di ritiro a Di Maro, parlando col patrono azzurro, gli aveva detto: questi sono rimasti a 20 anni fa. Il retroscena viene riportato dal direttore dell'emittente, Walter De Maggio. Allora, che il Napoli era sulle gambe, che il Napoli pecca di lucidità, ha peccato di lucidità in tutte le partite, perché il Napoli calava e si accendeva all'improvviso e faceva errori madornali che io vado a sindacare anche in base a una lucidità che viene a mancare quando tu per un tempo ogni partita devi rincorrere appresso all'avversario. Viene da sé che invece di 2 mesi a livello di fatica te ne sembreranno 4. Lo diceva Spalletti, ma non voglio fare il paragone sempre con Spalletti, ma l'ha detto lui: se riusciamo a far correre il pallone invece di correre appresso all'avversario si fatica molto meno. Ma questa è una massima del calcio che Spalletti l'ha detta perché sa benissimo come raggiungere un obiettivo o come motivare, diciamo, una squadra di calciatori giovani, campioni o non campioni che siano, ed è palese sotto gli occhi di tutti. Non ci sto allo scagliarmi contro la squadra, come ho detto prima, nella maniera più assoluta. Andrò ad analizzare i nei o situazioni strane a livello dei singoli della rosa, quando avrò ovviamente il raffronto con il nuovo allenatore, e ne prenderemo atto e analizzeremo appunto quelle situazioni di conseguenza. Però adesso è prematuro e secondo me inutile farlo, scagliarsi contro la squadra che non ha avuto un allenatore dal dopo Spalletti, perché l'allenatore non l'hai avuto. L'allenatore non l'hai avuto, perché questo è un uomo che è sempre stato solo, anche in panchina durante una partita. Voi avete mai visto durante la partita Garcia avere il secondo sempre vicino per scambi di opinioni e altro? No, decideva lui, voleva fare tutto lui. Questi sono i risultati. Non ci siamo fatti male tantissimo a livello di classifica in Serie A, né tantomeno nel girone di Champions, quindi palla al balzo per cambiare l'allenatore e cercare di appianare la strada per il nuovo Napoli verso il futuro. La partita di ieri, ringraziamo l'Empoli e Andreazzoli perché tatticamente è stato perfetto. Andreazzoli nel secondo tempo ha visto intorno al 65-70 minuto, quando ha fatto il doppio cambio, è entrato Ebui, mi sembra, e Ghiasi, ha visto che il Napoli doveva spingersi in avanti per poter portare a casa la partita e non far saltare la panchina di Garcia. Si è messo lì con giocatori di gamba, ha chiuso
ha cercato di mettere calciatori che potessero raddoppiare, poi il Quara che è subentrato, il nostro Quara che è subentrato dalla panchina, e là si confeziona il gol su quella fascia, un grandissimo gol che sembrava quasi una spallettata, tanto è vero che Andreazzoli è stato il secondo di Spalletti a Udine e a Roma, e a quanto si vede dall'Empoli di ieri è anche un allenatore che si è aggiornato e ha studiato il Napoli dell'anno scorso, perché negli anni ci sono squadre che tutti gli allenatori d'Europa e anche nel resto del mondo vanno a guardarsi per poter apprendere ciò che vogliono apprendere e portarlo nella propria squadra e godersi lo spettacolo. Il nostro Garcia l'ha detto a inizio, prima dell'inizio campionato, quando fu presentato, e qualche giorno dopo nelle conferenze. Garcia non si è mai visto il Napoli di Spalletti, quindi già da lì potevamo capire che sarebbe stato un matrimonio che non si doveva fare. Comunque, onore all'Empoli e onore anche a Beriscia, che ha fatto 4 interventi esagerati, e allora diciamo il Napoli poteva portare avanti la partita, andare in vantaggio. Garcia non veniva esonerato, io ero di quelli che voleva ieri i 3 punti e anche l'esonero. Mi direte voi, sì, ma voi la botte piena e la moglie ubriaca, come si dice a Napoli. In questa situazione sì, perché era una situazione di classifica nella quale non potevi e non dovevi sbagliare, andavi sopra al Milan e per i risultati che sono usciti avresti guadagnato. Oh, mi è uscita una S. Per i risultati che poi sono usciti avresti guadagnato 2 punti sull'Atalanta, 2 punti sulla Roma, 2 punti sulla Lazio e avresti scavalcato il Milan in classifica. Quindi abbiamo steccato sia a livello di punti, però per me ieri sera è arrivato Babbo Natale, quando abbiamo saputo, ovviamente non è ancora ufficiale, ma in via ufficiosa, che Garzia non presiederà più nessun allenamento del Napoli, e ci siamo tolti questo dente. Era un peso che ci portavamo, credo, un po' tutti sul groppone. Andiamo a fare le pagelle per i calciatori del Napoli, condizionate da una tattica insufficiente da inizio anno, però vanno fatte lo stesso. 6,5 a Gollini, perché Gollini l'ha dimostrato anche l'anno scorso. Viene chiamato in causa 3 volte, per 3 volte non si fa trovare impreparato. 6,5, una grandissima parata su quel tiro bassissimo a filo d'erba sul primo palo. Se lo andiamo a rivedere da dietro, quel tiro per qualsiasi portiere abbassarsi in quel modo e in maniera così repentina è difficile, e molte volte si infila comunque tra la mano e il palo perché era angolatissimo. 6,5 a Gollini. Poi partono secondo me alcune insufficienze dovute ad una condizione atletica da rivedere, dovute a delle posizioni in campo che sono poco consone. Di Lorenzo per me ieri, eh, anche a livello di rifinitura offensiva, è stato un tantino insufficiente. 5,5 a Di Lorenzo. Diamo alla fine Rachmani non ha fatto gravissimi errori, un 6 a Rachmani ed Oscar della coppia centrale, un 5,5 ad Olivera, perché come hanno lavorato gli esterni sia a destra che a sinistra i due terzini ieri non mi è piaciuto nella maniera più assoluta. Una sufficienza giusto lì al Lobo, perché avanti e indietro sembrava, perché ovviamente dobbiamo guardare avanti, sembrava il centrocampista che più voleva adattarsi ad alcuni dettami tattici del mister che non stanno né in cielo né in terra, quindi 6 per la voglia. Insufficiente anch'issa per l'ennesima volta, troppo lezioso, troppo lento, troppo macchinoso. Non è l'Anghissà che abbiamo conosciuto e che abbiamo sempre visto. Ritorna il Frank che eri prima, perché ne abbiamo bisogno. 6,5 a Politano, perché è il più in forma del Napoli da inizio anno ed è l'unico, insieme un tantino a Raspadori, che ieri comunque però è insufficiente, che è riuscito, diciamo, con alcune giocate a portare punti in casa Napoli. Raspadori insufficiente perché
Se mi mandi 3, 4, 5 tiri e li mandiamo tutti in curva o al lato di tantissimo, diventa poi difficile ripartire, ricreare l'azione, ritornare nell'area avversaria. Quindi poca convinzione e poca precisione. 5,5 a Raspadori, 5 ad Elmas nella maniera più assoluta, ma era un Napoli che comunque è stato indecente ieri in tutto l'11, e l'insufficienza se la becca Simeone, ma non perché ha sbagliato qualcosa, perché non ha ricevuto nessun pallone. Quindi invece del 5 a Simeone gli diamo un senza voto. Non do nemmeno il voto a quelli entrati dalla panchina, perché al di là se abbiano avuto o meno il tempo per dire la propria, perché per come la pensava Garzia possono bastare anche 5 minuti per fare la giocata e al limite prendere un set in pagella. Per me non è assolutamente così. Diamo un 6 politico alla panchina, ma è simbolico nella maniera più assoluta. Diamo un 3 a Garzia, anzi a Garzia gli diamo un non classificato, non un 3. Perché? Perché la formazione messa ieri in campo è semplicemente una ripicca nei confronti della società che ti ha chiesto di valorizzare la rosa. E poi non c'è niente da valorizzare, perché i calciatori che il Napoli ha comprato sono pronti. Non servono le partite per cominciare ad avere minutaggio, no, li devi mettere in campo, gli devi dare minutaggio in tutte le partite possibili, perché la rosa è lunga e perché la rosa è competitiva. Quindi Garzia ha steccato anche l'unica occasione nella quale ha voluto decantare o far vedere a tutta Italia il calcio garziano. Non si è visto, hai perso con l'ultima in classifica, che fino a ieri aveva fatto 4 reti, e se non erro e non vado errato la memoria non mi ha abbandonato ancora, ha preso 21 reti da inizio campionato, aveva un meno 16 di differenza reti, quindi fate un po' voi. Siamo riusciti a far diventare l'Empoli anche una squadra che a livello offensivo ha creato pericoli. È finita l'era Garzia e ne sono contento, e mi auguro che ne siate contenti anche voi, e chiudo così: non scagliatevi contro la squadra finché non avremo l'altro lato della medaglia, perché i nodi arrivano al pettine, volere o non volere. Cioè, li vuoi o non li vuoi, arrivano sempre al pettine. Con il nuovo allenatore, addirittura, se dovesse arrivare Tudor, mi sembra di sì, e credo che sia Tudor comunque il prossimo allenatore del Napoli. Personaggio di polso, personaggio che anche a detta di collaboratori che ha avuto a Marsiglia e anche prima, non la fa buona a nessuno, ed è questo che serve adesso al Napoli. Tutti sullo stesso piano e tutti a pedalare, cari ragazzi, perché poi sarà la qualità tecnica della rosa ad uscire fuori con il lavoro fatto a livello tattico, che non è stato fatto da inizio anno. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao!